Gli studi italiani sulle conseguenze delle leggi razziali si sono incentrati prevalentemente sulle deportazioni e solo negli ultimi 5 anni si è guardato a chi si era salvato, proprio nel periodo 1943-45. Ma le leggi razziali sono dal settembre 1938 e hanno colpito innanzitutto il mondo della scuola, da cui sono stati espulsi e allontanati docenti di vari grado, impossibilitati a fare le loro pubblicazioni, i cui libri anche già scritti non potevano più essere letti, distribuiti nelle biblioteche, oppure professionisti che dalla legge del 1939 sono stati radiati dagli albi. La nostra ricerca, quella che ha dato luogo poi al portale Intellettuali in fuga dall'Italia fascista, parte da delle domande molto semplici. Che cosa è successo a queste persone? Che cosa hanno fatto dopo le espulsioni del 1938? Vengono in mente i nomi più famosi, i premi Nobel, Enrico Fermi, Rita Levi Montalcini. Gli espulsi che abbiamo, per esempio, dell'Università di Firenze, sappiamo che sono 39, ma sono molti di più coloro che vennero allontanati dall'università. Basta pensare ai neolaureati che non potevano cercarsi lavoro e che non appaiono ufficialmente allontanati. C'è un mondo di espulsi invisibili. Abbiamo ricostruito un elenco che per ora è di 400 nomi, ne abbiamo molto di più, abbiamo inserito per adesso quelli su cui abbiamo raccolto materiale e li abbiamo circoscritti a un'area specifica, la Toscana, pensando poi di allargare il nostro raggio. Non sono coloro che furono espulsi, ma coloro che passarono dalla Toscana. È un elenco di mobilità, uomini, donne, molte più donne di quelle che ci si aspetti, che hanno avuto un ruolo fondamentale, anche i bambini, i figli che con loro partirono e che costituiscono la seconda generazione spesso rimasta in paesi all'estero. Per ciascuno di loro abbiamo fatto un profilo e quindi una ricostruzione della storia di vita e storie professionali, soprattutto insistendo sulle difficoltà, sugli aiuti, sull'esperienza dell'andare altrove. Alcuni fecero tutt'altri lavori prima di ritrovarne finalmente quello adeguato, altri però lavorarono in istituti di eccellenza dove potenziarono le loro capacità, le loro competenze, le loro esperienze e quindi li abbiamo perduti 2 volte, sia nel 1938 sia nel dopoguerra se non tornarono. Abbiamo anche un'enorme raccolta di foto che ci è dovuta ai parenti soprattutto, che da ogni parte del mondo abbiamo cercato di contattare e che ci hanno risposto con grande generosità offrendo il materiale documentario che avevano. E le mappe della loro mobilità, dei loro percorsi talvolta lontanissimi, che non sono una partenza o un arrivo, ma appunto percorsi spesso attraverso strade assai complesse. Abbiamo inserito anche una sezione sulle leggi che si possono scaricare a partire dal 1925, le leggi fascistissime, perché la maggior parte dei nostri nominativi sono di ebrei, ma ci sono anche antifascisti, coloro che se ne andarono ancora prima del 1938, e le leggi arrivano fino al 2000, cioè l'anno dell'istituzione della Giornata della Memoria. Per questa ricerca abbiamo deciso, dopo articoli e libri, di aprire invece un portale. Questo ci permette non solo di raggiungere un numero più ampio di persone anche fuori della comunità strettamente accademica e degli studiosi, ma il portale permette proprio di lavorare con un materiale che è disperso, non sistematico, che viene da archivi molto diversi, ci permette di correggere, di aggiungere, di modificare, di ampliare il nostro stesso elenco. A volte siamo stati contattati dai parenti che hanno letto le nostre storie e che ci hanno fornito altro materiale che ci ha consentito di fare degli aggiornamenti. Ed è un lavoro quindi di digital history e di public history, proprio perché oltre al rigore degli archivi è il confronto con tante persone che ci hanno aiutato e ci hanno offerto la loro documentazione. Le storie che si possono leggere nel portale sono storie dense di vita intensa, avventurosa, attraverso difficoltà, parlano di umiliazioni subite, di sofferenze che hanno colpito non solo i nostri intellettuali ma le loro famiglie. Parlano quindi di pregiudizi, di stereotipi, di persecuzione, ma sono anche storie che parlano di talenti, di coloro che non si arresero,
che cercarono di ricominciare la loro vita, di avere un futuro per sé e per i loro figli. Paradossalmente, nel male estremo della Shoah, queste storie ci parlano di risorse nel dolore e del coraggio di andare avanti.